Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo video. Allora, qui faccio una ricostruzione sculturale con le nail form e comincio ovviamente dalla preparazione dell'unghia naturale. Non vi ho fatto vedere proprio la preparazione dell'unghia con il sanding bands eccetera eccetera, ma comincio dal cleaner, dal togliere la polvere insomma. E dopo aver tolto la polvere vado con il primer acid free e poi vado con la base rubber. Allora, questo è diciamo, è la seconda mano del video precedente. Se non avete visto il video precedente ve lo lascio qui in alto a destra nella i, così potete andarlo a vedere. Anche qui ci saranno delle farfalle e anche qui lavorerò con l'Acrigel, con il cover tan di Michelle, perché insomma ho voluto mandare in giro questa mia amica almeno stavolta con le mani uguali, diciamo così, perché insomma hanno lo stesso colore almeno e anche la stessa forma. Quindi praticamente qui vado a fare delle mandorle abbastanza lunghe e anche l'altra mano ho fatto delle mandorle, solo che l'altra mano, quella del video precedente, l'ho fatta con le dual form square, quindi diciamo stesso risultato finale ma applicazione diversa, quindi se vi può interessare va bene, andate a vedere anche l'altro video se non l'avete visto. Ho fatto già il pollice, io sempre ve lo dico tendo a fare il pollice prima così me lo levo di mezzo, quindi ho già fatto il pollice e adesso vado a fare le 4 unghie insieme. Quindi metto le nail form su tutte e 4 le unghie e poi vado a cominciare a mettere il prodotto. Queste nail form le trovate sul sito di Michelle Nails e sono di alluminio, mi trovo tanto bene con queste nail form. Non metto neanche il bollino dietro perché sono già abbastanza rigide, e comunque mantengono la posizione, la piega, perché appunto essendo di alluminio tendono a rimanere ferme come stanno. Come vedete stringo le punte, stringo la nail form con la pinza. Questo trucchetto può essere utile per evitare che con le dita, facendo la pressione con le dita, non mettiamo molte volte la stessa pressione e quindi chiudiamo, in poche parole, chiudiamo la nail form storta. Invece se lo facciamo con la pinza riesco a chiuderla senza fare troppa pressione da un lato piuttosto che dall'altro. Insomma, mi sono un po' impicciata come al solito, spero di essermi spiegata. E va bene, qui appunto questa è l'applicazione dell'Acrigel e cosa diciamo diversa da come faccio abitualmente è che ho voluto fare tutto l'allungamento struttura tutto insieme in un'unica pallina. Ho voluto provare a fare in questo modo. Mi sembra che anche in altri video io abbia già fatto questa cosa e mi trovo bene sì e no. Boh, non lo so sinceramente, diciamo che continuo a preferire il metodo doppio, nel senso prima creare l'allungamento del bordo libero e poi finire la struttura. Mi sembra di controllare meglio la quantità di prodotto, mi sembra di dover aggiustare di meno. Qui devo aggiustare il prodotto bene, lo devo portare indietro, avanti, eccetera. Comunque vabbè, diciamo che a tutto ci si abitua, quindi per farvi vedere che comunque funziona anche il metodo di fare tutto subito con un'unica pallina. Chiaramente dobbiamo metterlo il prodotto, bisogna mettere abbastanza prodotto considerando che dopo non vado a mettere più prodotto, quindi bisogna regolarsi anche in questo senso. Qui vi ho fatto vedere l'applicazione di 2 unghie perché le altre 2 stavo proprio fuori camera, però insomma mi sembra che qui si veda abbastanza bene. Una cosa importantissima è quella di andare a coprire benissimo i punti A e B dell'unghia. Quali sono i punti A e B? Dove praticamente si stacca il bordo libero dalla carne, dalla ciccetta, dal letto ungueale. Quelli sono i punti A e B.
quei punti vanno assolutamente coperti benissimo con il prodotto, perché è proprio lì che, se non è ben coperto oppure se è troppo assottigliato in fase di limatura, è proprio lì che l'unghia si spezzerà. Si spezzerà perché è normale che sia così. Lì praticamente è il punto di stress dove l'unghia subisce più pressione nelle varie cose che facciamo tutti i giorni. Quindi mi raccomando, i punti A e B sempre coperti molto bene. Vado a pinzare, come vedete, sto circa 20 secondi, 17 più o meno, e poi vado a pinzare perché questo agrigel di Michelle polimerizza molto velocemente, e agrigel, essendo durissimo, una volta che ha polimerizzato, ciao, te lo tieni così com'è e non si pinza più. Quindi per la pinzatura dei vari agrigel delle varie marche dovete fare un po' di prove con le vostre lampade, eccetera, insomma, e cercare di capire qual è il momento giusto per la pinzatura. Vado a limare, ovviamente, e quindi ecco, praticamente, tra virgolette, ho già finito. La fase della limatura in questo caso è abbastanza lunga, come nell'altro video un pochino, perché comunque mi piace cercare di fare appunto una bella limatura, bella liscia, uniforme, insomma sottile, eccetera eccetera, e quindi vi lascio qui un po' di questa fase. Cerco di farvi capire più o meno quello che sto facendo. Anche da sotto, vedete, vado ad assottigliare il prodotto nei laterali perché non voglio pancette, come vi dico sempre. Non mi piacciono le pancette nelle unghie, e quindi cerco di togliere quegli spessori che mi fanno l'unghia un po' cicciottina, ecco, in poche parole. E quindi faccio con la lima, poi farò con la fresa, eccetera eccetera. Eccola qua. Questa è la extra fine. Come vi dico ormai in tutti i video, queste punte le ho io. Se vi interessano informazioni, giù nell'info box c'è la mia email. Per favore non mi scrivete sui social perché i messaggi me li perdo, mandatemi email che lì invece stanno tutte là e vi rispondo. Praticamente, ho detto praticamente 70 volte, con la fresa mi vado a pulire e togliere eccesso di prodotto nella parte nella zona cuticolare. E assolutamente con questa punta non vado a tagliare perché la punta è liscia, cosa che invece con la lima potrebbe succedere, perché devo andare molto molto vicino alla pelle, e quindi con la lima potrebbe succedere di tagliare, ma poi comunque il risultato che ottengo con la fresa, sì, lo ottengo anche con la lima, ma faccio prima con la fresa, quindi ecco, insomma, cerchiamo anche di risparmiarlo un po' di tempo. La punta invece, la punta dell'unghia l'avevo già fatta in fase di limatura con la lima manuale, avete visto prima. Insomma, combino sempre le due cose perché mi riesce meglio così, il risultato finale mi piace molto. Poi con la piccolina, con la puntina piccolina, vado ancora meglio ad assottigliare il prodotto nel girocuticole e mi tolgo eventuale prodotto che ha camminato magari un pochino sotto la cuticola e che poi con il tempo mi crea il sollevamento sicurissimo. Quindi il prodotto che ha camminato e va sulla pelle assolutamente lo dobbiamo togliere. Fatto questo, continuerò ancora ad aggiustare con la lima, eccetera eccetera, e poi andrò a dare una bella bafferata. Dopo la bafferata mi vedrete andare a mettere dell'olio per cuticole nel giro cuticole e su tutta l'unghia. Faccio questa operazione per idratare il giro cuticole, che appunto è pieno di polvere, e la polvere giustamente ci asciuga, secca tantissimo la pelle, e faccio questo nuovo esperimento per me. E vi dico a oggi che sono passati un
po' di giorni che assolutamente non succede nulla, non ci sono sollevamenti. Ovviamente prima di andare a mettere qualsiasi cosa sopra, che sia colore, che sia sigillante, eccetera, dobbiamo pulire assolutamente benissimo dall'olio per cuticole. Possiamo far lavare le mani con acqua e sapone velocemente alla persona, oppure con acetone e cleaner. Quello che avete visto prima con lo spazzolino era cleaner, adesso invece con il pad è acetone. Sto andando a pulire perfettamente. L'acetone sgrassa tutto, l'acetone sgrassa il mondo, e quindi le unghie e il giro cuticole sono assolutamente puliti dall'olio per cuticole. Come faccio sempre, metto un pochino di primer acid free nel giro cuticole per migliorare l'adesione di qualsiasi cosa vado poi a mettere, che sia colore, che sia sigillante, e poi vado a decorare. Allora, con il gel colla di Michelle, che sto usando adesso da qualche tempo ed è ottimo, questo prodotto è veramente ottimo. Sono 30 ml, quindi è un bel tubettino grosso e dura veramente tantissimo. Costa, mi sembra, 9,90, 10 euro, insomma. Vado appunto ad attaccare questi Swarovski. Gli Swarovski li prendo su Blue Streak Crystal, scioglilingua sto nome. Comunque tutti i link e i codici sconto stanno giù nell'info box. E niente, attacco questi Swarovski e poi mando in lampada. Tutti i gel colla sono autosigillanti e non lasciano dispersione, quindi se volete potete addirittura fare questa cosa dopo aver messo il sigillante. Dopo aver sigillato l'unghia potete anche farlo dopo questo passaggio, si può fare tranquillamente, dipende sempre da uno come si abitua, da uno come vuole fare, eccetera. Quindi anche questo è autosigillante. Io l'ho fatto prima e poi dopo andrò a sigillare, a lucidare tutta l'unghia. Anche qui, come dicevo prima, farfalle e niente, farfalle Swarovski, mi sembra Spider Gel, non mi ricordo se qui l'ho messo, comunque lo vedremo più avanti. Anche su questo dito vado a mettere altri Swarovski. Questi sono gli Opal, se li cercate nel sito, scrivete nella lente di ingrandimento, lì nella sezione cerca, scrivete Opal o Opale, insomma, comunque vi escono questi sono i bianchi, questi sono bianco opal, però ci sono anche azzurri, verdi, rosa, ci sono un sacco di colori. Questo opale mi piace veramente tanto. Va bene, faccio questa decorazione un po' casuale, molto casuale, anche con i colori sono andata un po' a caso, perché comunque con la struttura cover alla fine ci sta bene qualsiasi cosa. Quindi ho usato degli opali, ho usato dei crystal AB sta per Aurora Boreale, che sono questi multicolor, e quindi va bene. Poi vado in lampada e poi vado a sigillare, eccetera eccetera. Ok, per sigillare vado ad utilizzare l'Extreme Shine di Michelle Nails, faccio il solito trucchetto di girare poi la mano con una goccia in più di prodotto prima di andare in lampada, eccetera eccetera. Con il pennello sottile, dove voglio arrivare e dove non può arrivare il pennellone grosso, vado con il pennellino piccolo a mettere il sigillante, e poi nulla, praticamente ho terminato. E queste sono le unghie del video di oggi. In alto a sinistra c'è il mio profilo Instagram, venite a seguirmi anche lì, perché vi faccio vedere in anteprima quello che faccio. I video su YouTube escono sempre più tardi per una questione di tempo, e quindi ecco, se vi va venite a seguirmi anche su Instagram. Un bel mi piace, ti chiedo come sempre se ti è piaciuto il video, e iscriviti al canale se sei qui per la prima volta, così non ti perdi tutti i video che carico e anche le dirette che facciamo. Insomma, faccio spesso delle dirette,
E nulla, queste sono le unghie, spero che vi sia piaciuto il video, vi mando un bacio enorme e ci vediamo in giro per i social e ciao!